Nel cuore d'ogni uomo albergano sogni d'ogni tipo e per noi amanti delle automobili, specialmente per noi italiani, è impossibile negare il fatto che possedere un'auto del cavaliere rampante costituisca uno di essi. Specialmente se si tratta di una berlinetta a due posti a motore anteriore come la 599 GTB Fiorano. La 599 Gran Turismo berlinetta prende il suo nome, come da tradizione, dalle sue specifiche tecniche, in questo caso dalle decine dei centimetri cubici della sua cilindrata, pari a 5.999, oltre a rendere omaggio al tracciato di Fiorano, la pista di prova voluta da Enzo Ferrari ed inaugurata nel 1972. Nata nel 2006 e costruita sino al 2011 in circa 4.000 esemplari, è stata la GT più rappresentativa della sua epoca, in quanto erede della nobile stirpe dei V12 Ferrari messi lì, dove li voleva Drake, come i buoi con i carri, davanti all'abitacolo. Ma la 599 è una Ferrari epica per tantissimi altri motivi, sia reali, concreti che simbolici. Vero è che non ha avuto lei il merito di riportare il V12 anteriormente in una Ferrari GT a due posti, onore che è stato della 550-575 Maranello, sua diretta progenitrice. Ma su di lei il concetto di Gran Turismo ha saputo ampliarsi, evolvendo in un'auto in grado non di digerire più o meno volentieri la pista nei tratti, ma diventando un'autentica appassionata di corse. Questo anche grazie alla stretta parentela con la Ferrari Enzo. Il suo propulsore deriva direttamente dall'F140B della Enzo, così come le pinze dei freni. Anche questo fa ben comprendere il perché sia stata considerata una vettura laboratorio, utilizzata come base per molte sperimentazioni che hanno consentito all'intera gamma Ferrari di evolvere la propria identità. Sono infatti molte le versioni speciali da lei derivate, la HGTE, Handling Gran Turismo Evoluzione, e la sua versione aggiornata, la 60 F1 del 2011, commemorativa dei 60 anni dalla prima vittoria marchiata Ferrari nella massima formula. Con la 599 è stata scomodata addirittura la sigla GTO, Gran Turismo Omologato, che ha visto alzare la potenza a 670 cavalli. Prodotta in 599 esemplari, è stata testimone del nuovo mondo globalizzato, venendo presentata non in un salone europeo, ma a quello di Pechino. La SA aperta del 2010, prodotta in 80 esemplari, equipaggiata con la meccanica della GTO, ma priva di tettuccio. Questa versione speciale ha rappresentato tutta la sensibilità ed il rispetto del management Ferrari verso Pininfarina, in quanto celebrativa degli 80 anni di sodalizio tra le due aziende, ma dedicata a Sergio e al figlio Andrea, prematuramente scomparso 2 anni prima in un assurdo incidente stradale. La 599XX e la 599XX Evo, versioni non omologate per uso stradale, nate solo per danzare tra i corpi. La one-off 599 High Kers, la prima ibrida Ferrari. Dal punto di vista simbolico e concettuale, molto del fascino della 599 deriva anche da quello che rappresenta e non solo da ciò che è. Quest'auto è da considerare una pietra miliare, perché tutti gli innovativi contenuti tecnici che sono stati su di lei calati non hanno visto la luce su una ipersportiva a motore centrale, ma nella berlinetta ammiraglia della gamma, nella Gran Turismo di rappresentanza della casa. La 599 è epica in quanto integra la sua personalità da grande e comoda GT con l'esuberanza ed il carattere di un'auto quasi da competizione. Con lei l'era Montezemolo trova la sua definitiva consacrazione. Tecnologia innovativa ed artigianato d'eccellenza sposano forme e filosofia d'altri tempi. Ed anche parlando di design, quest'auto ha molto da comunicare. In Italia negli anni 2000 abbiamo vissuto un'autentica belle époque per quanto riguarda la produzione di grandi coupé sportive. Le di poco successive Alfa Romeo 8C Competizione e Maserati Gran Turismo hanno fatto innamorare gli occhi del mondo assieme alle linee di questa splendida berlinetta a due posti, punta di diamante della produzione italiana di GT. Con la 599 Pininfarina celebra molti stilemi delle gloriose Ferrari del passato. Le sue proporzioni, i fianchi possenti che visivamente caricano il peso sulla coda possono ricordare la 250 SVB.
mentre il suo frontale, così caratteristico e che lateralmente accoglie quei fari anteriori forse troppo docili per l'indole feroce della vettura, è stato un tentativo di ricreare la parte anteriore dei due parafanghi ospitanti i fari carenati delle GT di Maranello degli anni 50 e 60, con la porzione centrale ove spicca la griglia cromata, in un elemento a sé stante. Procedendo dal frontale, il lungo cofano vede la bombatura centrale allargarsi poco prima del parabrezza, accogliendo la cabina incastonata tra il primo ed il secondo volume, che si fondono armoniosamente prima di chiudere la linea della vettura in una coda bella e possente, culminata posteriormente dal semplice ma stupendamente integrato monofaro circolare. Degni di nota sono tutti i particolari di quest'auto, dagli specchietti laterali a goccia tagliata al vertice e sostenuti da un doppio braccio, al bellissimo spigolo che definisce la sommità dei parafanghi anteriore e posteriore, senza dimenticare l'elemento che più contraddistingue l'eleganza di quest'auto, l'aletta aerodinamica che raccorda il tetto al posteriore, che veste la linea facendosi credere montante, mentre la cabina si raccorda in modo dolce con il lunotto avvolgente. Il design senza tempo, equilibrato ed elegantissimo, abbandona le buone maniere con la parte bassa della coda, ospitante i 4 scarichi inox circolari e i 2 retronebbia che, in quella posizione, ricordano i reattori di un Grumman F-14 Tomcat. Anche internamente l'aura della miraglia si percepisce alla perfezione. Le dimensioni interne sono imponenti e lasciano un po' spiazzato chi ritiene che l'abitacolo di una Ferrari debba essere un angusto pertugio ove infilarsi per patire calure intense e scomodità. Gli interni sono raffinati e bellissimi. Ogni superficie è ricoperta da morbida pelle rosso Cartier. Questo esemplare vede un accostamento cromatico particolarmente gradevole ed è equipaggiato con sedili recaro con guscio in carbonio full electric e sellatura a cannelloni, molto confortevoli grazie alle ampie regolazioni anche dei sostegni laterali di seduta e schienale. Le cinture a 4 punti sono molto più friendly nell'utilizzo di quanto non possono sembrare ed il roll bar imbottito e rivestito in pelle completa l'equipaggiamento racing ma elegantissimo di questa 599. La plancia catalizza l'attenzione del conducente per dimensioni e materiali. La pelle bicolore si accosta alla lucidissima fibra di carbonio ed alla modanatura in alluminio con la scritta Ferrari che sovrasta lo sportellino con le bandiere incrociate di Ferrari e Pininfarina, la quale cela i comandi dello stereo. L'impianto audio è costituito da un sistema hi-fi Bose con 11 sorgenti sonore, amplificatore a 6 canali e microfono con funzione autopilot per il bilanciamento e l'equalizzazione automatica. La componentistica Fiat e la fattura mediocre sono un lontano ricordo di Ferrari di altre epoche. Qui tutto fa trasparire la grande cura e qualità. Solo soft touch, che con il tempo si deteriora, e i comandi un po' cheap del climatizzatore sono poco all'altezza della situazione. L'ampio tunnel centrale ospita, in luogo del classico selettore a griglia, una placca in alluminio con i comandi del cambio elettroattuato, l'hazard e l'apertura del cassettino, ed è posto anteriormente al posacenere, al freno a mano e all'assai utile maniglia per il passeggero. Sedersi in una Ferrari è un momento alto della propria esistenza ed anch'io prima di farlo ho provato emozioni difficili da esprimere. È un po' come sentirsi parte di una storia senza eguali, che da decenni fa sognare tutti coloro i quali sono affascinati, senza apparenti ragioni logiche, da questi pezzi d'arte in movimento, queste entità a 4 ruote che hanno forme bellissime, voce, carattere e personalità. Ed accomodarsi in una 599 vede queste sensazioni amplificarsi, sia per l'ideale che rappresenta, sia per quello che offre ai sensi del conduttore, anche da fermo. Il solo impugnare il suo volante è un'esperienza tattile, non è spartano né troppo imbottito. Ha un'anima piatta di carbonio come i volanti delle vecchie Formula 1, su cui sono installati il manettino e il pulsante d'accensione, e nel quale si inserisce la corona in pelle con la parte superiore in carbonio, dove sono presenti i LED che si accendono in progressione per indicare il momento adatto a cambiare rapporto. I pedals in alluminio per selezionare il rapporto sono solidali al piantone dello sterzo ed anticipano i 2 classici satelliti ed i pulsanti dietro alle razze del volante per comandare il menu del computer di bordo.
Il quadrostrumenti è composto da contagiri e tachimetro analogici e da uno schermo digitale con tutte le funzioni utili alla gestione dell'auto, compresa quella di tenere monitorati i tempi sul giro durante i track day. Anche dando uno sguardo agli specchietti retrovisori, lo spettacolo continua. Da quello centrale si nota la coda ad anatra e la mezzaluna rivestita in pelle, che abbraccia la cassa acustica posteriore. Ricorda il ponte di poppa in un'imbarcazione di lusso. Dagli specchi laterali invece tornano all'evidenza quei finti montanti posteriori che nascondono il giro delle vetrature e fanno la 599 ancora più bella, vestendola e donandole ancora più eleganza, proprio come sa fare un bel vestito su una bellissima donna. Quelle alette laterali sono come uno strascico che esaltano una bellezza innata. Quando si smette di guardarla ed arriva il momento in cui si decide di percepirne l'anima, l'entusiasmo per ciò che si è appena ammirato lascia il posto a un po' di soggezione. Il V12 si accende in un rauco boato, che diventa acuto non appena si alzano leggermente i giri. È il motore della Enzo che parla, seppur depotenziato di appena 40 cavalli, è tarato per essere meno scorbutico e più fruibile in strada. Nonostante fosse disponibile ancora con il cambio meccanico, la quasi totalità delle 599 è equipaggiata con l'F1 Superfast, un cambio elettroattuato in grado di passare da un rapporto ad un altro in appena 100 millisecondi, 80 per l'HGTE, contro i 250 che impiegava l'analoga trasmissione della precedente 575M Maranello. Per partire è sufficiente impostare la modalità automatica o, preferibilmente, tirare il pedal di destra per ingranare il primo rapporto ed accelerare per iniziare a muoversi. Con il manettino in bassa aderenza si percepisce come i rapporti entrino con più lentezza, privilegiando la sicurezza di marcia rispetto alle prestazioni. Nonostante l'impostazione più conservativa, la cambiata in manuale è ben percettibile, mentre in modalità automatica è molto confortevole. Tralasciando l'impostazione del manettino in ICE, modalità utile in situazioni facilmente intuibili, se si vuole raggiungere il miglior compromesso tra sicurezza e comfort, la modalità Sport è senz'altro preferibile. Con le modalità Race e CST Off si ottiene il meglio dal comportamento dinamico della 599. Con il controllo di stabilità, VDC e trazione, F1 Track, tarati per consentire maggiori e più appaganti divagazioni sul tema quanto a guida, oltre ad ottenere una taratura più rigida delle sospensioni magneto-reologiche, che consentono una regolazione della rigidità grazie all'applicazione di un campo magnetico al fluido interno agli ammortizzatori. E per chi desidera sforzare particolarmente la delicata ed iperprestazionale trasmissione, c'è la modalità Launch Control, per partenze al full bicotone che spesso portano direttamente al centro di assistenza Ferrari più vicino. Le sospensioni, anche settate nella modalità bassa aderenza, sostengono bene il telaio in alluminio della 599. Per quanto confortevoli possano essere, la ridotta spalla dei pneumatici da 20 pollici, che in questo caso avvolgono i cerchi Challenge con canale da 8 pollici all'anteriore e 11 al posteriore, non permettono un filtraggio eccessivo delle asperità presenti sulla strada, mantenendo un buon feeling che consente di percepire bene cosa c'è sotto le ruote. Un plus emozionale con la modalità sopraccennata, che mantiene un certo grado di beccheggio, è dato dal tipico acquattarsi delle berlinette di Maranello sulle ruote posteriori, prima di proiettarsi in avanti grazie all'enorme potenza del propulsore. La frenata è assicurata da un impianto con pinze e pastiglie specifiche già utilizzate sulla Enzo, con dischi carboceramici anteriori da 398 x 36 mm e pinza a 6 pompanti e posteriori da 360 x 32 mm con pinza a 4 pompanti. Il sensore di usura pastiglie e di pressione pneumatici rimanda l'informazione sul display nel quadro strumenti. Dal punto di vista del feeling di guida, la sensazione di decelerazione è notevole. È decisamente finita l'era delle Gran Turismo ad elevate prestazioni che in frenata facevano percepire tutta la loro mole a causa di impianti sottodimensionati. Tutto in quest'auto riesce a non farne percepire il peso, dall'enorme potenza al comportamento dinamico sino alla frenata.
Se usata docilmente si ha a disposizione una grande stradista, perfetta per il Grand Tour, ma se la si mette alla frusta è un'auto dalle doti dinamiche e prestazionali eccezionali, che riesce a far percepire una leggerezza che secondo la bilancia non dovrebbe avere. Si sente di essere in un'auto grande, lunga 4,66 metri e larga 1,96, ma lo sterzo diretto e preciso unito alla distribuzione dei pesi ottimale permettono di dimenticarsi delle dimensioni e di trovare un coinvolgimento di guida totale, enfatizzato da molti piccoli particolari, come i 5 LED luminosi sulla parte superiore della corona del volante, che dai 6.000 giri iniziano ad accendersi uno alla volta ogni 500 giri, sino a raggiungere il regime massimo di rotazione pari a 8.250 giri al minuto. Il motore V12 emette una sinfonia incantevole. Le valvole degli scarichi, apribili con telecomando, permettono di mantenere i rapporti di buon vicinato. Anche in questo è unica, sa essere educatissima nonostante la sua natura feroce. I rapporti sono relativamente corti. In sesta marcia a 120 km/h siamo a quasi 3.000 giri al minuto. Ciò nonostante si superano i 330 all'ora di velocità massima grazie all'elevatissimo regime di rotazione che il propulsore è in grado di raggiungere. L'impressionante valore di potenza, pari a 620 cavalli sviluppati a 7600 giri al minuto, fa salire di giri da 599 in quarta o in quinta marcia come una sportiva del mondo reale sarebbe in grado di fare in seconda. La coppia di 608 Nm a 5600 giri al minuto contribuisce a dare una perfetta corrispondenza tra sound, spinta e velocità. C'è una coerenza assoluta tra le prestazioni percepite e quelle reali. In accelerazione riesce a raggiungere i 100 km/h in 3,7 secondi e i 200 all'ora in 11 secondi netti. Come si evinceva dalle premesse, a Maranello, con la 599, sono riusciti a creare un'auto con 2 anni. Una è in linea con quanto ci si aspetta da una GT come questa, veloce ma educata e ben insonorizzata al punto da rendere difficile sentire dall'interno gli scoppietti provenienti dallo scarico in fase di rilascio. E l'altra, il Mr. Hyde della situazione, velocissima e coinvolgente, con un'erogazione rabbiosa, come un'auto pronto pista sa essere, e con una colonna sonora agli alti regimi che solo un V12 aspirato riesce a dare. Viene da chiedersi quindi come sia possibile che un'auto gravata da una massa di circa 1700 kg in ordine di marcia riesca ad avere un comportamento dinamico di questo tipo. Le cause sono innumerevoli e tutte riconducibili al lavoro eccelso svolto in ogni ambito, ma credo che buona parte di questi suoi pregi derivino dal suo motore, non solo per quello che riesce a produrre in termini di output di potenza e coppia, ma anche grazie alla sua dislocazione. Come si può notare aprendo il lunghissimo cofano motore, questo splendido 12 cilindri a V di 65 gradi è posizionato completamente dietro l'asse anteriore, motivo per il quale la sua posizione viene definita anteriore centrale. Così facendo, la distribuzione dei pesi, anche grazie all'ovvia necessità di arretrare l'abitacolo, vede riequilibrare le masse che gravano sui due assi, garantendo doti dinamiche tipiche di automobili con propulsori ben più piccoli e leggeri. Lo stesso vano motore è di una bellezza senza eguali, dallo chassis number sul badge del copriradiatori al numero motore ben visibile tra le due bancate, gli airbox laterali che portano ai condotti di aspirazione intrecciati che lambiscono lateralmente il propulsore, le cui testate, ovviamente rosse, si vedono solo per metà da quanto è lungo ed arretrato verso l'abitacolo. Poco importa se ad andature vivaci ma non proibitive si fatica a percorrere i 5 km con 1 litro. In fondo il serbatoio da 105 litri è dimensionato per garantire un'autonomia di almeno mezzo migliaio di chilometri, viaggiando in una Gran Turismo di razza con una filosofia che solo le GT di un tempo avevano, ma che la 599 riesce a coniugare con tutto il comfort e la tecnologia evoluta degli anni 2000.
quella che consentiva di tenere sotto controllo la pressione e la temperatura dei pneumatici e che dava la possibilità di settare la taratura di cambio e sospensioni, disponendo delle comodità date dalla presenza dei sensori di luce, pioggia e di parcheggio. In questi anni abbiamo avuto il massimo del comfort e di padronanza del mezzo. Avevamo il controllo su di essa. La tecnologia ci aiutava e non ci bloccava in quanto ritenuta più responsabile e consapevole di noi in merito a ciò che è più giusto o sbagliato fare, se mai esistesse davvero questo concetto così assoluto a questo mondo. Ci lasciava insomma liberi di decidere come fruirne. Oggi ciò che viene tanto decantata è la connettività delle automobili. Ma sono connesse a cosa? A reti informatiche con dati di cui possiamo volentieri fare a meno. Informazioni che con la loro ridondante presenza rischiano di mandarci costantemente in sovraccarico cognitivo. Ciò che cerchiamo noi appassionati è una connessione differente, quella tra la nostra fisicità ed il mezzo meccanico, e quella del nostro intelletto e del nostro animo, con i valori, la storia e la filosofia di una casa automobilistica. È lei la berlinetta definitiva? Quella che il Drake avrebbe voluto creare sin dalla prima auto? Questo non lo so. E non avremo mai una risposta a questa forse inopportuna domanda. Per lui la Ferrari migliore era quella che sarebbe venuta. Ma senza la necessità di venderle, le Ferrari, non credete che si sarebbe fermato volentieri a questi anni, quelli di metà 2000? Quando in Formula 1 la casa di Maranello era imbattibile e dalle linee di produzione uscivano gioielli eleganti e prestazionali come questa 599. Quel che è certo è che la 599 GTB Fiorano rappresenta l'apice del mondo automobilistico di quel periodo, quando la tecnologia aveva già raggiunto vette altissime, ma era utilizzata soprattutto per alimentare la passione e non per privare della libertà di scelta o funzionale a compiere azioni efficientissime dal punto di vista del marketing. La 599 rappresenta una vetta non solo per Ferrari, ma per tutto l'automobilismo, grazie alla sua capacità di sintetizzare gli aspetti per i quali adoriamo perdutamente le automobili. La storia, il design, le prestazioni, il sound, il comfort, la loro natura selvaggia e la soddisfazione di dimostrare a noi stessi le nostre abilità nel tenerle a bada. È tutto qui, sotto a quel magico cavallino rampante che ha fatto sognare intere generazioni e che continuerà sempre a farlo. Grazie a chi ha permesso la realizzazione di questo video, innanzitutto a Paolo Prati, presidente del Lions Club Padova Motori e proprietario di questa bellissima 599 GTB Fiorano, ad Alessandro Cester e Alice di Nest Collective, a Chiara Barbato per le traduzioni, a Maurizio Micheli, proprietario della Villa Salom, ed infine grazie a tutti voi. Come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale e di interagire con questo video. Grazie di nuovo a tutti e a presto.